Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 185. Chi verrà ad amarmi nel 2023? Andremo a vedere con le nostre tre varianti chi sarà la persona o chi saranno le persone che entreranno nella tua vita nell'arco dell'anno 2023, ormai vicinissimo, per portarti amore, magari per portarti un'avventura o forse per avviare una relazione stabile o magari anche per portarti un messaggio d'amore. Puoi vedere questo interattivo se sei single oppure magari se stai cercando di ripensare la tua dimensione affettiva, se magari reputi che la tua attuale esperienza affettiva sia in fase di chiusura e cerchi un rinnovamento. Puoi vedere già le tre varianti al mio fianco, intanto ti ricordo che il 28 e il 29 novembre torna il workshop di cartomanzia e divinazione della Lucerna di Cronos. Se sei interessato o interessata puoi contattarmi al numero 388 57 76 772. Infine ti annuncio che se abiti in Toscana l'11 dicembre puoi partecipare a Palaia, in provincia di Pisa, proprio davanti al mio studio, l'ultimissimo, non era previsto, evento live della stagione, ma in realtà è venuta fuori questa occasione e l'ho accolta volentieri, quindi ci sarà di nuovo un evento live, domenica 11 dicembre a Palaia, in provincia di Pisa, proprio davanti al mio studio. Andiamo quindi alle nostre tre varianti per vedere chi verrà ad amarti nel 2023. Un ex, un ritorno, magari una nuova conoscenza o forse un gatto. I gatti sono sempre bellissimi. Passiamo alle nostre tre varianti, dai, ovviamente prima sigla! Variante del turchese. Lo mettiamo qua e vediamo per te che hai scelto la variante del turchese. Chi sei in amore? Tu che hai scelto la variante del turchese. Ti ricordo che se ti riconosci nella variante puoi continuare la visione, in caso contrario hai altre due scelte. Chi sei in amore? Tu che hai scelto la variante del turchese. Allora, Artemide, natura, sei un cacciatore o una cacciatrice? Una persona che sa adoperare le proprie strategie con estrema soddisfazione. Artemide è anche una dea lunare, comunque questo ci va a parlare del fatto che potresti avere un magnetismo particolare agli occhi degli altri, oppure in quanto carta lunare ci va a parlare del fatto che potresti avere magari anche qualche tipo di resistenza, soprattutto ad aprirti immediatamente alle persone che entrano nella tua vita a livello affettivo, oppure anche resistenza a vivere in maniera
molto spontanea quella che è poi la situazione di coppia, quindi potresti essere una persona che deve un po' lavorare sul contatto con la sua istintualità e l'emotività. Invita a riconnettersi con la natura e in generale anche con la propria natura la carta. Potresti avere un amore particolare che ti ha segnato nel bene come nel male nell'adolescenza o nella giovinezza, ma comunque in generale sei una persona che, nonostante abbia poi queste resistenze, un pochino devi lavorarci su nella vita di coppia o nell'intimità, in generale però ha l'indole del cacciatore, della cacciatrice, quindi un qualcuno che alla fine sa, ti ripeto, giocare bene le sue carte e sa anche come queste possono portarla a far cadere le varie prede nelle sue reti. In generale Artemide però parla anche appunto della necessità di riconnettersi, quindi potrebbe essere anche questo un momento per te nel quale sei forse un po' fermo o ferma, magari attendi di vedere se ci sono persone a cui tu puoi dare valore a livello affettivo attorno a te, oppure magari c'è una o più persone in particolare, però ancora non hai scelto la strategia, non hai focalizzato più che scelto, magari l'hai iniziata la strategia, ma non hai focalizzato ancora la strategia che può portarti a vincere questa sfida che ti sei posto, ti sei posta. Ti ricordo questo perché questo interattivo è comunque dedicato ai single o alle persone che comunque stanno cercando qualcuno che li completi. Andiamo a vedere che cosa cerchi in amore. Un po' ce l'ha detto già Artemide, vediamo se le carte di amore psiche ci vanno a confermare. In questo caso il che cosa cerchi non è tanto il che cosa cerchi tu razionalmente, ma che cosa cerchi a livello intuitivo, a livello interiore, quello che magari nemmeno tu ti rendi conto di voler cercare, quello che viene dal tuo sé più profondo. Quindi vediamo un po' che cosa in realtà cerchi. Disinibita e sciolta. Il ballare, il fare bagordi con frenesia, abbandonarsi per tutta la notte, è il gioco degli amanti, anche amanti che, come dice il manualetto, si mascherano, ovvero vestono una esteriorità che non è la loro e vivono il connubio bacchico con estremo libertinaggio, l'amore libero. Cerchi un po', secondo me, il contrario di quello che cerchi, un qualcuno che riesca a sbloccarti nel profondo. Avevamo detto che Artemide parlava di eventuali blocchi, eventuali, ma nemmeno blocchi, conflitti, eventuali aspetti del sé mai elaborati pienamente, che poi si riflettono nella coppia. Ecco, tu cerchi qualcuno che questi aspetti li tocchi nel profondo. Sono libera di amare in modo sfrenato, dice il manualetto della carta, folle di passione e d'amore. Quindi, nonostante, allora, questa variante è molto interessante perché è la variante di chi, quindi qui se ti ci riconosci bene, se no, prova appunto a scegliere un'altra delle due varianti, sa di poter dare, sa di poter avere una strategia e saprebbe anche con chi, magari, delle persone che sono attorno a lui o lei. L'unico problema è che ogni volta che si approccia a qualcuno, il muro, chiamiamolo muro, anche se poi non lo è, viene un po' alzato dalla classica frase: ma nel profondo questa persona sarà capace
di toccarmi l'animo, sarà capace di comprendermi. Qui ci può stare anche una persona che, nonostante abbia una buona visione dei rapporti sociali, una buona interazione con gli altri, in realtà ha un'interazione a livello superficiale e anche quando approfondisce comunque non si svela mai del tutto e cerca qualcuno che intuitivamente riesca a toccarlo o toccarla nel profondo. Anche perché è interessante notare come la carta faccia riferimento a persone mascherate e 2 persone mascherate sono in effetti raffigurate anche nella carta. Quindi è come se attraverso l'amore tu cerchi un qualcuno in grado di vedere oltre la maschera che ti sei messo, che ti sei messa, quindi potresti essere anche una persona che ispira molta sicurezza di sé, molta scentratura, in realtà appunto questa fragilità interiore cerchi un qualcuno che sia in grado di coglierla oltre le parole. Quindi direi che qua cerchi proprio chi ti tocchi l'anima. E vediamo se questa persona è in grado di toccarti l'anima arriva, vediamo che cosa è in arrivo per te. Poi approfondiremo con i tarocchi. Per te che hai scelto la variante del turchese. L'angelo. Beh, dai, non sembra proprio male come scelta, direi, questa variante qua. La carta dell'angelo è un buon presagio. Innanzitutto ti invita anche a prendere coscienza che comunque hai una sorta di angelo custode o una guida o un'energia dell'universo particolarmente votata a guidare le tue azioni. E quindi anche gli incontri, qui potrebbe essere l'incontro con un qualcuno di destinato. La carta ci invita a individuare nella cerchia delle nostre conoscenze il nostro angelo custode. Allora tu sai bene che per alcuni degli oracoli che ho, come questo o come questo, ho imparato a mente, altri mi riesce ancora più difficile. Già le carte sono tante, io uso tanti mazzi, quindi spesso mi servo dei manualetti. È il caso dell'oracolo dell'Apocalisse. Io te lo faccio vedere. Quindi la carta ci invita, vedi c'è scritto, a individuare nella cerchia delle nostre conoscenze il nostro angelo custode e a cercarne il consiglio. L'angelo rappresenta di solito una persona molto affidabile, solida e concreta. Può essere un amico, un genitore, un fratello, un compagno che ci aiuta a trovare la via. Una persona molto vicina a noi ci darà a breve delle notizie importanti. Se la domanda riguarda una persona specifica, la carta ne rappresenta il carattere, quindi molto forte e positivo. Chi ti completa è già vicino o vicina a te. Questo ci sta dicendo la carta sostanzialmente. È una carta molto positiva che dice che probabilmente la persona del destino già la conosci. Io mi spingo a dire la potresti conoscere a breve. Potrebbe essere una persona con cui magari ancora contatti non li hai, magari una persona che vedi quando esci, magari una persona che hai visto una volta, magari una persona che vedi attraverso i social. Quindi è un qualcuno che comunque già è energeticamente presente nella tua vita e quindi è un qualcuno che può a livello intuitivo, a livello di empatia, comprenderti e completarti. Ed è un qualcuno del destino, ti ripeto, qua è proprio una figura destinata ad entrare nella tua vita. Qual è l'insegnamento che devi trarre dalla vicinanza o dalla relazione di questa persona?
Il signore del mondo sotterraneo. Mi sembra che faccia di nuovo riferimento all'interiorità più profonda e quindi al dialogo che possiamo avere in profondità con noi stessi. Quindi anche, soprattutto, una persona che può aiutarti, anzi può insegnarti più che aiutarti ad ascoltarti pienamente, perché qui poi abbiamo visto che ci sono dei blocchi dovuti magari alla poca autostima o magari dei blocchi dovuti a quello che può essere un aspetto di sé che viene negato, insomma, che ti fanno indossare una maschera, abbiamo detto prima. Nella profondità del mondo sotterraneo, del resto, può, secondo il mito, la leggenda, accadere qualsiasi cosa in quanto è un luogo di cambiamento e di imprevedibilità. Quindi una persona che magari ha una maschera molto forte, molto determinata, anche forse a tratti chiusa come la tua, che talvolta può addirittura rispondere in maniera irata a quelle che sono un po' le circostanze che il destino gli pone davanti, quindi magari trovare anche seccante forse l'ingerenza di tante persone, nonostante viva comunque un modo di rapportarsi agli altri che soltanto all'apparenza è privo di sovrastrutture. In realtà questa carta ci dice che tutta la situazione, quindi l'ingresso di questa persona, ti insegna a riportare l'equilibrio in ciò che sei veramente dentro di te e in ciò che esprimi nel mondo esterno. Ti aiuta probabilmente ad elaborare anche un qualche tipo di delusione, perché probabilmente il suo messaggio di lui o lei che sia è questo, e ti aiuta a portare anche riequilibrio quindi in quella che è la tua memoria legata alle vicende d'amore. Quindi magari se hai sofferto per amore, questa è una persona che sa toccarti nel profondo, darti un insegnamento per cui tu alla fine comprendi che il ridarsi una possibilità non solo è giusto, ma è anche doveroso per te, in quanto ti porta comunque la gioia di vivere. Vediamo un po' che cosa vogliono aggiungere i tarocchi a questa situazione già molto bella di per sé. Vediamo quindi dove vi troverete, perché qui è un qualcuno che già conosci, se la storia andrà avanti, se questa persona è destinato o destinata a rimanere a lungo con te. Insomma, vediamo un po' quello che possono dirci il segno zodiacale su questa situazione che è stata tratteggiata dagli oracoli. Per te che hai scelto la variante del turchese. Ok. Allora, l'innamorato. Allora, l'innamorato è una carta di iniziazione, è una carta di scelta, una carta di nuovo di chi ci pone un aiuto, ma è anche la carta della dichiarazione. Quindi qua, quando diceva qualcuno una notizia importante per te, potrebbe essere un qualcuno che ti manifesta. Ti ricordo che il titolo dell'interattivo è Chi verrà ad amarmi nel 2023, quindi se fra una settimana non è ancora successo niente, considera che l'arco temporale è di un anno. Quindi in generale potrebbe essere una persona che nel prossimo ciclo, nei prossimi 12 mesi, comunque o ti riserverà delle attenzioni particolari oppure proprio ti si dichiarerà. Allora, il 10 di spade, quindi la fine di un periodo conflittuale, il sole. E il 9 di spade, che viene un po' a guastare la festa. Erano tutte carte estremamente positive, adesso vediamo di capire il perché. Anche potrebbe farmi riferimento al fatto che comunque questa persona viene per aiutarti a curare il tuo 9 di spade, ovvero
quelle sensazioni che tu puoi avere di conflitto interiore. Il 9 di spade è anche questo comunque. Ma al di là dell'addolcimento di pillole, vediamo in soldoni che cosa dicono. 9 di coppe, 3 di bastoni, 10 di bastoni. Allora, qui entra una persona che ti aiuta a curare le tue ferite, ti porta ciò che tu cerchi, ti tocca nel profondo, ti dà un insegnamento importante, però poi non la vedo rimanere. Questo non vuol dire che la vostra storia durerà lo spazio di un giorno, magari durerà anche dei mesi, può durare anche un anno, può durare anche 2, però comunque è una persona che non è destinata. Io qui vorrei aprire una piccola parentesi. Allora, spesso e volentieri molte persone che fanno le carte, anche in buona fede, parlano di persona del destino, ma spesso e volentieri la persona del destino non è quella. Innanzitutto ce ne abbiamo tutti più di una, ma non è una persona che ti influenza il destino in quanto si pone stabilmente accanto a te. È una persona che ti cambia il destino, ovvero ti dà quell'insegnamento per cui tu poi sei in grado di avere una nuova percezione del mondo. È più facile che una persona del genere, qualora ti dà un insegnamento del genere, poi nel momento in cui ha esaurito energeticamente quello che è il suo insegnamento, venga messo o messa di fronte a una scelta, che è quello appunto di continuare ad interagire con te oppure scelga di aprirsi ad un altro percorso. Spesso e volentieri, proprio in virtù del fatto che così come l'universo ci aveva predestinati, ci ha probabilmente dato l'insegnamento che ci doveva dare, la persona sceglie un altro percorso e tu probabilmente sei pronto o pronta ad aprirti a quella che poi è una realizzazione, ma con un'altra persona. Quindi su questo secondo me bisognerebbe fare un po' di chiarezza, perché spesso si pensa che, e molti cartomanti anche promuovono questa visione, la persona del destino sia quella che poi ci porta il classico connubio, 2 cuori e una capanna. Non è così. Non è così, perché spesso appunto la persona del destino è quella che ci dà l'imprinting finale, il marchio finale, per poi riuscire a costruircelo il destino, se no il libero arbitrio non ci sarebbe. Quindi molte persone mi dicono: ma io ho visto nelle carte, mi hanno detto che hanno visto nelle carte una persona del destino. Beh sì, magari lo stai incontrando, la stai incontrando, magari lo incontrerai, la incontrerai, però non è detto che diventi il tuo compagno o la tua compagna per sempre. Qui c'è una persona che ti influenza in modo positivo, ti tocca l'anima, ti fa capire quanto è importante amarsi, ti toglie un po' dall'oppressione di questo 10 di bastoni, ti cura nelle tue debolezze più profonde, ma ti dà anche in dono e in eredità un modo più bello, più, diciamo, costruttivo di vedere te stesso, te stessa, quindi di dialogare con la tua interiorità e di conseguenza di vedere anche la vita e i rapporti sociali. Per qualcuno è un sole, quindi per qualcuno effettivamente la storia qua potrebbe esserci, potrebbe durare anche nel tempo, 3 di bastoni. Può nascere da un corteggiamento, una dichiarazione di un qualcuno, 9 di coppe, che viene appunto a curare questa cosa che abbiamo dentro, 10 di spade, ma che poi inevitabilmente lascia il campo di battaglia nel momento in cui questa battaglia è stata vinta. Questa battaglia è stata vinta. Quindi è una persona che comunque non è destinato o destinata a durare. Certo, si tratta di un interattivo, non sarà per tutti, però comunque credo che per la maggior parte sia una persona che comunque vi accompagnerà per un tratto di strada. E sarà un tratto importante per te che hai scelto questa variante, ti ripeto.
una persona che ha molto da insegnarti. Mi viene anche da dirti che con ogni probabilità sarà proprio il tuo cambiamento che porrà fine a tutto, ma non perché la persona si stancherà. Qui è più facile che poi ti stanchi tu. Sì. Sì, perché un 10 di bastoni alla fine è una carta di stanchezza. È vero, è anche una carta di potere, però il potere è comunque un qualcosa che concede onori ma anche oneri. E forse il potere di costruire una relazione scevra da tante insicurezze che magari rendono la via più facile perché poi ci fanno aprire relazioni su basi compensatorie, magari ti porterà a capire veramente che cosa vuoi e pur nella sua infinita disponibilità e anche nella sua buona disposizione verso di te, questa persona non la sentirai più vibrare alla tua frequenza. I segni coinvolti possono essere terra e fuoco, l'innamorato è vergine, il sole è leone. Però non è detto che siano vergine e leone, possono essere benissimo segni di terra in generale o segni di fuoco, può averli in solare nascendente o importanti nel tema natale. Beh, peccato che poi non è detto, ti ripeto, è un interattivo, prendi comunque ciò che ti risuona, non è detto che qui ci sia un qualcosa che va poi a chiudersi definitivamente, magari semplicemente è un segno che più qua bisognerà lavorare molto sulle rispettive aspettative una volta che avrai comunque maturato una visione molto più nitida e lineare di quello che è il dialogo con la tua interiorità, quindi non è detto che poi questa storia in tutti i casi debba finire. Per qualcuno andrà avanti. Io ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dell'apatite. Vediamo chi sei tu in amore che hai scelto la variante dell'apatite. Chi sei tu che hai scelto la variante della apatite? Calipso, l'innamorato, l'amore, è la carta di chi aspetta il ritorno oppure di chi non ha ancora elaborato la delusione per una storia finita male o di chi magari ha ancora delle resistenze nate in seguito a quella che può essere stata appunto una situazione sentimentale o anche più situazioni sentimentali che l'hanno segnato o segnata. Quindi è una carta che va a parlare forse anche dell'idea di idealizzare l'amore, oltre ad averne anche, non dico paura perché non si può secondo me avere paura, oddio, in casi da manuale psichiatrico credo di sì, ma non è questo il caso. Quindi più che avere magari paura, avere una certa ritrosia all'aprirsi completamente in quanto persona troppo ferito, troppo ferita da quelle che sono poi le situazioni del passato. Può anche parlare appunto di una persona che attende un ritorno o addirittura può parlarci di una persona che sa che comunque la connessione con qualcuno è forte al punto che prima o poi il destino troverà il modo per incrociare nuovamente le strade. Tuttavia è una carta che rivela una certa tendenza a farsi troppo influenzare dalle situazioni passate
e che quindi invita a elaborare un po' quelle chiusure che ci sono state e a lasciarsele definitivamente dietro le spalle, e con questo anche le loro implicazioni a livello animico e a livello anche di autostima. In un certo senso non sarà per tutti, ma per qualcuno può starci anche questo. Una persona forse che ha paura di soffrire di nuovo, o ha paura anche semplicemente di rimettersi in gioco, non ne ha voglia di rifare tutto l'iter, le conoscenze qui e là, quindi una persona che fondamentalmente forse può anche dire: "Vabbè, ormai, non ho più voglia dello sbattimento, la cosa". Quindi potrebbe essere una persona che, nonostante ha molto amore da dare, ha anche una forte demotivazione. Sì, potrebbe starci benissimo. Come ho detto nell'introduzione, questo è un interattivo per single, però anche per persone che comunque magari possono essere in coppia, però iniziano a guardarsi intorno, e quindi ti dico, se la variante ti risuona a livello oracolare, prosegui pure, in caso contrario hai altre 2 possibilità. Andiamo a vedere che cosa cerchi dall'amore. Anche in questo caso ti avverto che il che cosa cerchi non è che cosa cerchi razionalmente, ma che cosa il tuo sé più profondo cerca. Quindi potresti esserne consapevole o consapevole in parte, oppure magari potresti essere una persona che manifesta nella sua vita, attraverso quelle che sono poi le relazioni, eccetera, un tipo di amore, ma in realtà dentro di sé, nel profondo, qualora si ascoltasse, scoprirebbe di volere l'esatto contrario. Andiamo a vedere che cosa nel tuo profondo in realtà tu cerchi a livello di amore. Tu che hai scelto la variante dell'apatite. Brama e desiderio. Allora, diciamo che la carta va a parlare di una persona che cerca l'amore puro, l'amore ideale, che ha anche idealizzato un po' la figura che vorrebbe accanto a sé, può averlo o averla visualizzata proprio, può aver deciso addirittura i canoni esteriori, quindi una persona che in un certo senso, con questo suo blocco, con questa sua anche lezione molto pesante, fardello mi viene da dire, che si porta dal passato, può aver messo dei filtri, dei settaggi talmente ampi, talmente grossi, da esigere che, se qualcuno deve entrare nella propria vita, sia un qualcuno che risponde esattamente ai canoni che si è prefissato o prefissata. Quindi mi si potrebbe dire un po' l'attesa del principe o della principessa azzurra, ma nemmeno, perché qua in realtà, più che principe o principessa azzurra, qua sei andato o sei andata per esclusione, prima di capire che cosa, dovevano essere le qualità che la persona doveva avere. Per dire: non voglio più una persona instabile, non voglio più un caso umano, non voglio più, però voglio, so cosa voglio. Quindi qua tu hai le idee ben precise, quindi qui o qualcuno che vuole entrare nella tua vita risponde esattamente, in modo quasi completo, ai tuoi canoni, oppure non se ne fa di niente. E questo può giocare a tuo favore, in quanto sai bene che cosa vuoi, a tuo sfavore in quanto magari delle occasioni che potrebbero poi evolvere te le lasci un po' sfuggire di mano. Però guarda, dal mio punto di vista, senza volerti influenzare, secondo me fai molto bene, perché comunque l'essere selettivi verso le persone che ci si avvicinano ci risparmia anche, magari molte piccole grandi incomprensioni, magari ci risparmia anche di, rimanere delusi, o magari insomma anche di aprire poi situazioni che nel tempo possono rivelarsi problematiche. Qua tu hai maturato, perché guardiamo il lato positivo, uno mi direbbe: mi stai dicendo che sto cercando il principe o la principessa azzurra". No, ti sto dicendo che stai cercando una persona che ti completa in maniera ottimale,
come lo vuoi tu, e quindi anche che hai una visione forse disincantata, okay, ma certamente destinata ad essere più salda dell'amore. Quindi qua sei una persona che, pur nel suo essere selettivo o selettiva, è una persona che ha capito bene che cosa vuole e che quindi tante cose se le preclude, è vero, ma così facendo si preclude anche tanti problemi, tante incomprensioni. Insomma, ti vedo abbastanza quadrato, abbastanza quadrata, nonostante un po' quest'aurea di freddezza nei confronti degli altri. Vediamo per te che cosa sta arrivando. Per te che hai una visione anche in un certo senso un po' disincantata, ti ho detto, comunque molto razionale. Vediamo che cosa sta o chi sta arrivando o sta tornando, perché ti ricordo che si parlava anche di ritorni nella carta di Calipso. Vediamo un pochino che cosa arriva a livello di amore nel prossimo futuro per te che hai scelto la variante dell'apatite. I 4 angeli dei venti. La carta per affinità, per iconografia è simile a quella che poi è la carta del giudizio dei tarocchi. In genere rappresenta un presagio favorevole al consultante, il successo è alle porte, le circostanze sono favorevoli. È una carta che parla dell'accelerazione degli eventi sul piano temporale e anche di grande dinamismo. Può anche significare viaggi o trasferimenti. Se la domanda riguarda l'amore, la carta indica che sono in arrivo matrimoni, convivenze o comunque conoscenze, più di una, secondo me, importanti, che comunque portano una nuova percezione anche delle relazioni. Quindi qui qualcuno anche molto velocemente per te in arrivo c'è. Mi viene da pensare, visto che la carta è affine al giudizio, che qui si parli di più possibilità, in quanto ci sarà sia una nuova conoscenza sia un ritorno, o addirittura più nuove conoscenze, più pretendenti e un ritorno. Quindi qua ti torno a dire, le occasioni non ti mancheranno in questo 2023. Andiamo a vedere da tutta questa situazione qual è l'insegnamento che devi trarre. L'albero. L'albero è una delle carte più importanti del mazzo delle carte dei Celti. È la carta di collegamento tra i mondi ed è una carta che ci dice che siamo in grado di percepire tutti i poteri elementari e anche di percepire gli esseri, le nostre guide, le persone o i poteri dell'universo, gli dei, il fato, chiamalo come ti pare, che comunque sovrintendono a quello che è il nostro cammino. È una carta importante di continuità che parla di nuovo dell'incontro con più persone. Tra i rami dell'albero c'è un piccolo microcosmo fatto di vari animali, quindi allegoricamente di varie sfaccettature della persona, anche di vari modi di rapportarsi alla sfera sentimentale, e che ognuna di queste persone, ognuno di questi, ti ricordo un po', le carte dei Celti si basano molto su una visione sciamanica, l'animale totem come guida di un particolare tipo di stile di vita, quando non addirittura di un particolare clan. Ecco, quindi qua ci dice che ci sono varie persone con varie possibilità che ci si aprono, che entrano nella nostra vita. In
questa pluralità di persone abbiamo la possibilità di riconoscere la strada che vogliamo costruire. È una lettura molto interessante questa qua, perché nonostante si parli di una visione dell'amore anche forse troppo razionale, ti ripeto, qua tu hai comunque canonizzato ciò che vuoi, lo stai manifestando, tuttavia qua c'è proprio quello che tu vuoi, ok, l'universo te lo dà, però ti dà anche altre possibilità, quasi a dire, ma sei sicuro, sei sicura che vuoi questo? La carta ti invita ad aprirti a quella che è una visione sciamanica e quindi a recuperare la connessione con quella che è poi la tua figura totemica. Ci sarebbe tutto un discorso da fare che per velocità, insomma per mancanza di tempo non faccio, però ecco, questo insegnamento rapportato a quello che è poi il messaggio della carta mi fa pensare che non è tanto una persona in particolare nel 2023 che arriva, ma una rosa di persone, che poi possono essere anche 2, 3, fra cui c'è un ritorno, che tu sei chiamato o chiamata a scegliere. E potresti dover scegliere fra quello che è il tuo ideale d'amore, un ritorno, oppure una persona che nella sua semplicità riesce comunque a darti ciò che per te è una bella storia d'amore e che però magari non corrisponde ai tuoi canoni. Possono essere canoni caratteriali, canoni estetici, insomma possono essere qualsiasi tipo di paletti tu hai messo. Però comunque resta il fatto che nel 2023 per te ci sono più opportunità di realizzazione e la scelta sarà tua. È molto bello qua, qui sei una persona che almeno in amore si sta avviando verso la padronanza del proprio destino. Andiamo a vedere con i tarocchi delle dee che cosa vogliono dire, come incontrerai questa o queste persone, che cosa sceglierai, se la relazione è destinata a durare, i segni coinvolti, insomma quello che i tarocchi delle dee vogliono dirci in merito a ciò che a livello di amore sarà per te il 2023. Allora, la forza ci picchia, sarà un bell'anno, credimi, sarà veramente un bell'anno. La forza è una carta meravigliosa e tra l'altro può parlare proprio di nuovo di connessione anche con quelle che sono le tue guide o con quello che è un po' il potere superiore che ti ispira, il sé superiore, così come quelle che possiamo chiamare energie, dei, divinità, insomma quello che vuoi, e quindi anche un nuovo equilibrio per te. La forza è la carta anche dell'amicizia, quindi pluralità di persone conosciute, sicuramente una storia importante, ma ti ripeto, qua secondo me avrai tu la facoltà di scegliere. La forza è anche una vittoria e in caso di vittoria io ci vedo molto il darti ciò cui tu aneli, un po' una persona corrispondente a quelle che sono le tue aspettative, i tuoi parametri. Avrai tutto ciò che vuoi, mi sento di dirti, a livello di amore intendo. Può ribadire il vincolo con qualcuno che magari tenta di rientrare nella nostra vita e da qui comunque la forza carta di ricerca di equilibrio fra la folla, vedo comunque la possibilità che, come ti ho già detto, le persone siano più di una. Però tu avrai la possibilità di scegliere. La giustizia. Il 6 di denari. Incrociamo le dita perché è l'ultima. Il 9 di coppe. Allora, è andata bene perché di solito poi ti escono due buone, la terza, bam. Invece stavolta un 9 di coppe in amore può essere o un po' di sfiducia, come vedevo inizialmente, oppure un corteggiatore e una corteggiatrice. Quindi dai, ho detto incrociamo le dita perché
speravo che uscissero tutte e 3 buone, diciamo che abbiamo fatto 4 stelle e 3 quarti, dai, però insomma è sempre un anno che si rivela, almeno a livello di amore, abbastanza importante per te, eh? Cavaliere di denari, 7 di spade, 3 di bastoni. Allora sì, devi fare attenzione. Devi fare attenzione perché sarà un anno nel quale, come ho già detto, avrai più proposte. In particolare ci sarà una persona che corrisponderà perfettamente a quelli che sono i tuoi canoni caratteriali e in alcuni casi mi spingo a dire anche estetici. La forza è anche una carta di cura del corpo, quindi una persona che ha una fisicità corrispondente a quella che tu chiami cura, a quella che tu chiami bellezza, quindi qualsiasi sia il tuo canone estetico, la forza ci dice, l'universo ti manda un qualcuno che comunque ci corrisponde, vi corrisponde, scusami. La giustizia mi parla di quella che è comunque una relazione che si avvia, il cavallo di denari mi parla di una persona che comunque porta una certa stabilità, ma anche di quello che può essere effettivamente uno spostamento che potrebbe essere poi legato o a questioni lavorative o a questioni di qualche tipo di attività, di hobby, magari che ne so, vai a fare sport agonistico, oppure magari sei una persona che, come faccio io, ogni tanto si prende un weekend, va in una città d'Italia per vedere le librerie, che guarda come bisogna essere malati di libri, un qualcuno. Vabbè, a parte questo, comunque ecco, lo potrei vedere durante uno spostamento, in alcuni casi potrebbe essere una persona che attende di manifestarsi a te, una persona che magari già ti conosce, in altri casi può essere una persona che comunque un po' nella tua sfera ci gira di già, vuoi per interessi comuni, vuoi per vicinanza o vuoi perché magari attraverso la socialità siete in contatto, che però ancora non si è palesato o palesata. Comunque ecco, le persone sono più di una qua, di cui ci potrebbe essere appunto anche un ritorno, la giustizia può essere un equilibrio e può indicarmi anche che per alcuni, non per tutti, la persona potrebbe rappresentare una persona che veste una divisa o da chef o da cameriere, cameriera o che gestisce un ristorante oppure che lavora proprio nella giustizia, avvocato, poliziotto o avvocatessa, poliziotta, insomma un qualcuno. Però la giustizia io la vedo anche come carta karmica. L'unica cosa ti dicevo prima è che devi fare attenzione perché il 6 di denari mi parla comunque di un atteggiamento mentale che si pone nel modo più aperto possibile nei confronti con le persone ed è proprio questo che potrebbe portarti un po' di grattacapi, in quanto poi alcune di queste persone che ti si rivelano o che conosci potrebbero mettersi idee in testa che non corrispondono a ciò che tu vuoi veramente, ovvero la classica persona a cui tu dai un'amicizia disinteressata che poi magari crede che sia amore e magari si lascia prendere dal trasporto emotivo. Questo potrebbe portare poi a qualche piccolo conflitto. Quindi fai attenzione, mira a mantenere un certo equilibrio nelle relazioni con gli altri, non ti dico di promuovere questa tua visione molto selettiva, ma comunque di promuoverla almeno a livello relazionale, e su questo sono d'accordo, ma nei rapporti umani in generale cerca di far capire che comunque, nonostante la tua buona disponibilità, dei paletti ci sono. Quindi non lasciarti anche trasportare magari dall'irruenza altrui, perché qua probabilmente almeno una delle persone la vedo rivelartisi in maniera molto focosa, quindi fai attenzione anche su questo. E in effetti la carta del 9 di coppe è anche la carta delle molte possibilità, dei molti corteggiatori, ma dell'impossibilità o più che dell'impossibilità della
mancanza di volontà nello scegliere. C'è una carta anche di 3 di bastoni che, al di là della conferma che ci dà intorno al fatto che in questa situazione sono coinvolte più persone, ci va a parlare anche del fatto che comunque il 2023 me lo chiudi con successo. Io, a rischio di trovarmi poi dei dislike, vorrei dare una lettura forse un po' anomala per un titolo come questo come quello di questo interattivo, però che secondo me ben sintetizza un po' quello che è uscito da questa lettura. Allora, chi verrà ad amarmi nel 2023? Con tutte queste occasioni che vedo, col fatto che l'universo ti concederà ciò che vuoi, col fatto che comunque dovrai fare attenzione perché probabilmente almeno per un certo periodo potresti portare avanti 2 frequentazioni insieme, col fatto che comunque alla fine avrai un sacco di possibilità, ma sarai sicuro o sicura di vincere, paradossalmente chi verrà ad amarti nel 2023 sarai te stesso, te stessa, che capirai come avere ciò che vuoi, come rispettare i tuoi rigidi paletti, ma saprai anche come armonizzarti con gli altri. Quindi qua non una persona che ti porta un messaggio, ma come diceva la carta dell'albero, una pluralità di persone, ognuno con la sua storia, ognuno con una storia papabile ed ognuno con un frammento di amor proprio che ti dona per riuscire te stesso o te stessa a resettare un po' questa situazione emotiva che sì, ok, ti ha reso più accorto, più accorta nei rapporti con gli altri, ma ti ha anche per pochissimi versi, diciamo, privata di tante possibilità. Qua la possibilità grande la vedo perché c'è poi una giustizia, c'è una forza, c'è un cavaliere di denari, sono carte di fissità, però nasce da una pluralità di situazioni dove tu puoi scegliere e puoi scegliere proprio perché alla fine hai vinto tu. A forza di dire all'universo no, io questo voglio, io questo voglio, io questo voglio, l'universo ha detto vabbè, oh, dai, ti do questo. Quindi in realtà è una variante molto bella. Questa spiegazione, che può essere un po' anomala per il titolo che prevede un apporto esterno, in realtà qui gli apporti sono più di uno e i frammenti per formare l'apporto esterno sono più di uno. Anche se poi tu sceglierai, sarà l'anno della scelta. E questo è molto bello. Per carte come la forza, la giustizia e il cavaliere di denari, i segni sono fuoco, aria e terra. In particolare la giustizia è una carta associata alla bilancia, il cavaliere di denari è associato alla Vergine o in alcuni casi al Toro, la carta della forza è associata all'Ariete e però tutte e 3 queste carte si possono associare in generale a quelli che sono i segni appunto di fuoco per la forza, aria per la bilancia, terra per il cavaliere di denari. Può avere un segno importante di fuoco, aria o terra in solare o in ascendente, o comunque possono essere più persone, e sicuramente lo sono, come ti ho detto prima, che hanno comunque in generale questi segni qua. Bene, bellissima variante quella dell'apatite, un messaggio a sorpresa che ha un po' ribaltato lo stesso titolo dell'interattivo, ma comunque un messaggio molto bello. In sostanza il 2023, attraverso quella che è una gestione oculata e sicuramente molto meno disincantata, tu riuscirai a gestire meglio il tuo approccio all'idea di amore e quindi di conseguenza
la vera persona che viene ad amarti nel 2023 sei te stesso, te stessa, che ritrovi il tuo amor proprio. Io ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dello xilopalo. La mettiamo qua e iniziamo con i nostri oracoli. Se ti riconosci nella sentenza degli oracoli puoi continuare a guardare il video, in caso prova a cambiare la variante. Chi sei tu in amore? Tu che hai scelto la variante dello xilopalo. Ok. Eurinome, la creazione. Beh, è una carta molto bella e anche molto positiva. La carta di Eurinome rappresenta il caos, un caos dal quale però nasce una nuova vita. Certamente qui la persona rappresentata da questa carta è una persona che può aver avuto più di una storia che, se non possiamo definire importante, comunque una storia che ha in un certo qual modo segnato l'idea dei rapporti con le persone. Quindi magari una persona che può aver avuto una o due storie, possiamo definirle importanti, rendendo un po' elastica anche la definizione di importante, quindi comunque storie che hanno insegnato nel bene come nel male qualcosa, o una o più figure con cui magari ha avuto un flirt, o magari una simpatia, una vicinanza. Quindi una persona che probabilmente anche nel socializzare, nel conoscere, non ha poi molta difficoltà. È un'esplosione di vigore, il caos da cui sorge un po' questo serpente dall'uovo che va a significare la rinascita. Allegoricamente anche il manualetto lo dice, ricorda un po' il discorso della Kundalini, ma il vero dettaglio interessante è l'uovo. L'uovo ci parla di un mondo interiore che ancora non ha, e questo è molto buono, eradicato da sé la speranza di trovare chi questo caos riesce a viverlo. Caos va inteso in senso creativo. Può essere una persona anche che al momento ha più opportunità, oppure magari ha più persone con cui ha una empatia, una vicinanza. E quindi è una persona che comunque anche si dà, si concede alla compagnia degli altri, non solo in amore ma anche in amicizia, con quella che è comunque una grande verve, una grande grinta, un trascinatore, una persona che comunque ha la facoltà di contagiare anche gli altri con la sua verve, con la sua grinta. E quindi diciamo che si vive in maniera anche abbastanza adogmatica, mi viene da dire così, le relazioni sociali e in generale anche le relazioni affettive. Adogmatica però non vuol dire che sei una persona che tradisce con facilità. Per qualcuno sarà vero, ma in generale adogmatica vuol dire che comunque sei una persona che magari non ha necessità di rispettare i canoni della classica storia d'amore, della fiaba, magari semplicemente va diretta all'essenziale, all'essenza. Quindi una persona che comunque non ha bisogno di fare gli step classici, è una persona che esprime quasi da subito un entusiasmo, una freschezza, una vicinanza, che sono poi contagiosi e coinvolgenti. Vediamo un po' che cosa cerchi.
tu che hai scelto la variante dello xilopalo, che cosa cerchi in amore, che cosa stai cercando? Ti ricordo che questo interattivo è destinato ai single oppure a quelle persone che magari vogliono aprirsi a nuove possibilità. Che cosa stai cercando tu che hai scelto la variante dello xilopalo? E ti ricordo anche che quando io dico che cosa stai cercando, non dico che cosa stai cercando razionalmente, perché razionalmente è chiaro che tu cerchi chi ti completa, ok, sono d'accordo, ma dentro di te, la tua essenza, il tuo subconscio, che magari anche per quelli un po' che sono i ritmi che abbiamo, magari ascoltiamo soltanto in parte, che cosa quindi stai cercando a livello inconscio, ecco. Seeking pleasure, in cerca di piacere dovrebbe essere, sì, in cerca di piacere, quindi lo star bene. Stai cercando una storia d'amore che sia focosa, che sia frizzante, un po' come la tua energia. La carta dice che è giunta l'ora di esplorare le infinite possibilità che ci si aprono davanti, ma anche di abbracciare il piacere come l'espressione della bellezza della persona, del corpo. Quindi anche la fisicità, la vicinanza di un qualcuno, ma ti ripeto, in particolare settata su quella che è la connessione fisica, al di là di quella mentale, quindi proprio la presenza fisica di un qualcuno. Tu, dice la carta, vuoi aprirti al piacere, allo star bene e soprattutto meriti di ricevere amore. È la carta di chi vuole una relazione, non dico totalizzante perché è una parola che poi può far vertere più il discorso sul brutto, però dove la presenza sia stabile e dove soprattutto ci si conosca e si interagisca molto sul piano fisico. Quindi comunque una persona che può cercare dall'abbraccio, dalla presenza, dalla costanza con cui un qualcuno ci è accanto, fino proprio alla fisicità intesa come sessualità. Questo è molto importante per te, molto più importante della connessione mentale che comunque c'è, perché sei una persona che comunque ha tutta una sua visione che, ripeto, è molto trascinante, quindi sicuramente se non si ha una buona intesa mentale con te, non c'è trippa per gatti, come si dice, però cerchi anche un qualcuno che questa connessione sappia viverla e sappia esprimerla attraverso la fisicità, che è comunque un tratto importante per te. Vediamo che cosa è in arrivo per te, poi vediamo di capire con i tarocchi chi sarà questa persona, se è in arrivo. Per te che hai scelto la variante dello xilopalo. Allora, effettivamente cerchi il piacere e il piacere arriva. Babilonia. Tendenzialmente la carta non è proprio positiva in questo mazzo, di solito rappresenta una persona con intenzioni non proprio pulite, in particolare se la domanda riguarda un rapporto sentimentale, la carta ci mette in guardia la persona che entra nella nostra vita, forse nei nostri confronti nutre interessi molto più pragmatici e molto meno mentali, quindi potrebbe esserci un'attrazione con qualcuno che sì, si cala nel tuo mondo, riesce a comprendere un po' questa esplosione di vigore interiore che hai, però forse verte veramente molto più sulla fisicità e quindi nel tempo i conflitti caratteriali potrebbero prendere il sopravvento. La carta comunque indica una persona di bell'aspetto, forse che nasconde una certa frivolezza di fondo o che ha uno stile di vita un po' ricercato,
che potrebbe peccare un po' di scarsa empatia. E ci avverte che il rapporto che potrebbe nascere potrebbe essere un rapporto, appunto, come dicevo prima, che privilegia molto più la fisicità. Quindi qua potrebbe essere un rapporto dove magari, appunto, poi questo tuo mondo molto creativo viene compreso, ma soltanto in minima parte rispetto a quello che è il suo grande potenziale. Qual è l'insegnamento che dovrai trarre da questa esperienza? Che poi prosegua o meno, quello lo andremo a vedere. Ok. Allora, la collina delle meraviglie. La carta della collina delle meraviglie è associata ad un elemento particolare, questo diceva il manualetto della guida, ed è associata all'elemento terra, e quindi un primo segno che viene fuori da queste prime carte oracolari. Tra l'altro il discorso di una nascita di un mondo potremo vederla anche qua. Quindi tieni a mente che l'elemento terra, quindi l'associazione con i segni zodiacali in solare o in ascendente, potrebbe essere il tuo, come potrebbe essere quello della persona che entra nella tua vita. Diciamo che le incomprensioni caratteriali che io vedo un pochino uscire qua da questa persona potrebbero rappresentare proprio il materiale, la materialità, quindi potrebbe essere una persona che tu, fra virgolette, manifesti nella tua vita, un po' come diceva questa carta qua, quello che cerchi interiormente, quindi in cerca di piacere, che viene a darti piacere, però forse poi si tratta in larga parte di quello, come dicevo prima, e in parte minore quello che è il penetrare a fondo poi la tua dimensione caratteriale. Ma questo ti deve servire da insegnamento per riuscire forse tu stesso, tu stessa, a riequilibrarti, perché il caos interiore quando è creativo va bene, ok, sono d'accordo, però è anche un qualcosa che dobbiamo imparare a gestire. Cioè una persona che è estremamente creativa può avere anche un distacco in senso positivo, per carità, dalla realtà, però magari questo poi può portarla a peccare di pragmaticità. Quindi magari una persona che ha tante idee, ha tanta energia, ha tanta grinta, ha la capacità di intessere relazioni amicali o anche in generale le relazioni anche d'amore basate molto su quella che è la sprinta, l'imprinting iniziale di un grande fuoco che avvampa, però poi magari non ha le energie o non ha la possibilità di direzionare le energie per riuscire poi a mantenere ciò che ha portato avanti. Quindi potrebbe peccare appunto forse un po' di incostanza. E quindi questa persona viene ad insegnarti quella che poi è la capacità di riuscire a veicolare le tue energie per trovare un equilibrio fra questa tua forza interiore, fra questa tua spinta, questa grinta, questa verve e quello che poi è il mondo attorno a te. Viene a darti un po' una chiave di lettura diversa. In alcuni casi lo farà rimanendoti accanto, in altri casi potrebbe farlo magari entrando in atteggiamento conflittuale con quella che è la tua visione dell'universo. Potrebbe essere una persona che con una carta di Babilonia e una carta della Collina delle Meraviglie ha molta materialità al centro della sua vita, quindi potrebbe essere una persona che gestisce una buona materialità, quindi un tenore di vita buono,
oppure un segno di terra o anche una persona che ha un buon rapporto con la materia, quindi che riesce comunque a gestire le proprie risorse. In generale comunque abbiamo detto persona attraente, persona con i piedi per terra, persona che forse è anche troppo quadrato o quadrata, quindi una persona che magari potrebbe appunto proprio per questo poi vivere una conflittualità col tuo mondo estremamente creativo, che però riesce a darti piacere. Andiamo a vedere col tarocco delle dee dunque. Mettiamo queste qua. Chi verrà ad amarti nel 2023, tu che hai scelto la variante dello xilopalo. Qui andremo a vedere se questa persona già la conosci, se è una persona nuova, i segni, come evolverà, insomma in generale tutto ciò che possono dirci. Allora, il 3 di bastoni, quindi torna una persona estremamente pragmatica. Il 3 di bastoni è una carta di lavoro. Non è detto necessariamente che tu incontrerai questa persona sul lavoro, che può essere il tuo, il suo, quello di entrambi, ma potrebbe essere una persona che comunque punta molto sul discorso lavoro e sulla propria realizzazione. Del resto che avesse comunque un rapporto abbastanza buono nella gestione della materia era già uscito da queste carte. L'eremita è sempre una carta molto settata sul lavoro, di nuovo va a parlare di segni di terra. Il 7 di bastoni, il 3 di coppe. Vediamo un pochino. L'8 di denari, il fante di denari, l'appeso. Allora, continuano i segni di terra in una maniera molto forte, molto presente. L'unico che esce un po' da questa via è l'appeso, che tendenzialmente lo si associa ai segni d'acqua, in particolare ai pesci. Le variabili che posso dare sono persona che ha un qualche tipo di formazione, eremita e fante di denari, persona con cui inizialmente c'è un trovarsi in una situazione non canonica, ovvero una situazione che per te non è canonica, potrebbe essere uno spostamento, potrebbe essere un qualcosa che non hai mai fatto, un luogo dove non sei mai stato, non sei mai stata. Un 7 di bastoni è anche questo, sono tutte le scelte, diciamo non canoniche che facciamo. Ma è anche una carta di conflitto, quindi potrebbe essere una persona con cui inizialmente forse c'è un po' di sospetto, se non addirittura in qualche caso, in pochissimi credo, un conflitto aperto. Con un 3 di coppe e un 8 di denari mi viene da pensare anche che la persona abbia, o già qualcuno in testa o magari una storia aperta con qualcuno, o comunque abbia già un qualcuno che gli gira intorno o a cui lui o lei gira intorno, e che, poi alla fine deve fare una scelta, che poi alla fine va un po' a fermare con questo appeso qua giù. L'appeso potrebbe essere anche carta di segreto, quindi una persona che inizialmente non ti parla, di avere comunque altre frequentazioni. Questo forse potrebbe magari non piacerti, perché abbiamo visto qua che tu cerchi un po' un amore che ti dia presenza fisica, e forse questo potrebbe influire poi su quello che è il vostro rapporto. Tra l'altro la carta di Babilonia già diceva che c'è una persona che ci avvicina per quella che è la fisicità,
e che magari mette in secondo piano quelli che sono gli altri valori di una frequentazione. Tuttavia io non ho chiesto qual è il tuo prossimo flirt, io ho chiesto chi verrà a portarti amore, una qualsiasi forma di amore. Quindi qua in realtà la persona fondamentalmente dentro di sé poi inizia a provare qualcosa. È una persona nuova, ti ripeto, un eremita secondo me me lo inquadra più o me la inquadra più come persona che è fissa sulla gestione della materia e sul cammino di realizzazione, oppure mi inquadra le sue passioni come persona curiosa del mondo attorno a lui o lei e quindi anche persona che magari tende ad informarsi, a leggere. Me lo inquadra più, secondo me, come tratto caratteriale su questo, su questi parametri, ecco. Se dovessi parlare di ritorno, potrei parlare di un qualcuno con cui c'è stata una grande rottura, ma dovrebbe essere una rottura che si è consumata da anni ormai, perché solo in questo caso un eremita potrebbe significarmi un ritorno, ma non lo so, preferisco a senso non parlare di ritorni, però buttiamola così, se hai una persona con cui hai già avuto una vicinanza, una storia, un flirt, anni e anni fa, qui si parla, potrebbe trattarsi di un ritorno, sicuramente molto cambiato, molto cambiata. I vostri contatti li vedo prevalentemente su scrittura, fante di denari, quindi probabilmente la messaggistica avrà un suo buon peso e probabilmente per molti anche la distanza avrà un suo buon peso. Non ti dico che deve essere all'altro capo del mondo, magari è nella stessa regione, però in un'altra città e magari non proprio vicinissima. È un po' quello che nasconde, che rischia di far vacillare tutto, almeno inizialmente, perché questa persona potrebbe non dirti di avere Altre figure attorno a lui o lei e quindi questo potrebbe minare un po' la vostra fiducia. Del resto il fante di denari è una carta che rappresenta sempre un po' quelle qualità che abbiamo trovato nell'eremita, quindi un qualcuno che effettivamente sta cercando molto, si interessa di tutto, una persona che comunque legge anche molto o si informa, oppure magari è appassionato o appassionata di un tema in particolare come può essere, che ne so, l'ambiente anche, mi viene da dire un po'. Però ecco, una persona che comunque inizialmente tende a non, dire proprio tutto di sé. Potrebbe avere anche dei conflitti interiori e un fante di denari è appunto una persona che un po' ci naviga su queste cose qua, perché è una persona che si fa prendere molto dall'entusiasmo, salvo poi dopo vivere un calo, un po' come se questo appeso come segreto mi nascondesse un 3 di coppe, che non deve essere anche qui necessariamente un qualcosa di legato alla presenza di un qualcuno, ma anche al ricordo di un qualcuno. Potrebbe essere una persona che non si è mai ripreso o ripresa da una relazione che l'ha ferito, l'ha ferita. Quindi qua potrebbe arrivare un qualcuno che poi ha compensato un po' quel suo dolore interiore attraverso un pragmatismo di fondo che poi l'ha portata a buttarsi in quella che è l'attività lavorativa e a praticamente a non spengere mai la testa. E anche questo potrebbe essere poi un motivo di contrasto fra di voi. Perché? Perché tu hai un carattere molto più esuberante, molto più, diciamo, espansivo e questa persona invece la vedo un po' più chiusa. Ora, le carte finali, al di là delle note un po' che fanno riferimento al carattere di questa persona, sono un 3 di coppe e un appeso, che paradossalmente sono carte meravigliose per la relazione, perché in generale si tende a dire che il 3 di coppe rappresenta un triangolo e che l'appeso rappresenta un blocco. Ok, però solo superficialmente. In realtà il vero significato del 3 di coppe è quello di vittoria, quindi un po' anche la vittoria su un fato, un destino, un qualcosa che c'è avverso. E
L'appeso invece di contro è proprio la carta della fissità, l'appeso in quanto fisso non si muove, non scappa. Quindi è una persona che comunque a suo modo te la garantisce la fissità che tu vuoi. Il problema secondo me si crea proprio lì, che te lo garantisce a suo modo, magari con quelli che possono essere i silenzi che a te non piacciono, con quelli che possono essere magari momenti in cui perde un po' di grinta iniziale, un po' di verve iniziale, un po' di trasporto iniziale e questo magari ti fa pensare che abbia perso l'interesse. In realtà probabilmente è una persona estremamente introspettiva o comunque una persona che non ha mai elaborato la chiusura di un qualcosa, può essere un matrimonio, può essere una relazione o che magari non ha mai dimenticato un qualcuno e quindi è una persona che fondamentalmente vive un po' al momento di rimpianto, forse anche lui o lei aspetta l'occasione di poter conoscere chi gli porta un po' una scarica di vitalità, come sarai capace di fare tu. E questo però inizialmente ovviamente può creare fuoco e fiamme e demotivazione. Quindi anche poi tutta questa scrittura che vedo può riferirsi a incomprensioni passeggere che però laddove si scelga di puntare su questo tipo di relazione va poi a premiare nel tempo perché ha un appeso, anche se inizialmente, ti ripeto, e ce lo diceva anche la carta di Babilonia, la persona appare molto più interessato o interessata a una compensazione fisica del momento e poi in seguito può apparire interessato o interessata anche a quella che è comunque una presenza più costante, ma proprio perché magari esce da questo momento di ricostruzione emotiva che non è stato molto facile. Vedi, un 8 di denari è una carta di continuità, qui c'è un eremita che guarda un po' alla continuità che c'è stata e si chiede se è il caso di fare scelte che lo portino o la portino su quella che è un'innovazione un po' anche della sua concezione d'amore. Vi insegnerete a vicenda perché io poi tirando fuori questa carta dicevo che cosa imparerai? Imparerai a gestire meglio la materia, quindi imparerai a gestire meglio anche le relazioni con le persone in generale, forse ad essere meno spontaneo o spontanea e imparerai quindi anche ad essere una persona che dà anche il tempo agli altri, dà anche la possibilità agli altri di dialogare, perché qui sei molto animato o animata da quella che è poi una grinta di fondo che forse in alcuni casi ti fa anche rilasciare a priori alcune situazioni che debitamente analizzate, debitamente comprese potrebbero dare di più. Ecco, l'insegnamento che ti verrà dato è questo, l'insegnamento che tu darai a questa persona è che, ok, uno può aver sofferto quanto vuole, però se uno o una è ancora in questa dolorosa valle di lacrime, vuol dire che ha ancora tanto da dire. Tu darai questo insegnamento, riporterai alla rinascita, all'iniziazione, l'appeso una carta di iniziazione, il 3 di coppe è comunque una carta di gioia, quindi l'iniziazione alla gioia, tu porterai gioia nella vita di questa persona. Non mi sembra una variante molto brutta, anzi una variante molto bella, però c'è da combattere un po' inizialmente contro la sfiducia e anche il conseguente comportamento di una persona sfiduciata, quindi una persona che magari non parla facilmente di sé, non ti dice tutto facilmente di sé, però alla lunga la costanza qui va a premiare. Torno a ripeterti i segni, segni di terra o di acqua, in particolare per i segni di terra abbiamo un Capricorno, un Toro e i pesci per i segni di acqua, quindi Capricorno, Toro o pesci, oppure, ti ripeto, in generale trattandosi comunque di un interattivo, segni di terra e segni di acqua. Può averli in solare in ascendente o comunque importanti in tema natale. Bene, io ti ringrazio per aver visto questa versione. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Tre varianti che ci hanno raccontato chi verrà ad amarti nel 2023.
l'anno che si sta per aprire, è vicinissimo, manca poco più di un mese. Io mi auguro che questa videolettura ti sia piaciuta e ti do appuntamento alla prossima videolettura interattiva della Lucerna di Cronos. Ciao! Tre varianti che ci hanno raccontato chi verrà ad amarti, perché dondoli? Non devi dondolare. Tre varianti che ci hanno raccontato chi verrà ad amarti nel 2023, un anno che si sta per aprire e che tre varianti che ci hanno raccontato chi verrà ad amarti nel 2023, l'anno che si sta per aprire, ormai è vicinissimo, anzi il mio amore lui, il mio amore bello, che c'è? Piccolino piccoloso, il mio cartone, il mio cartone, il mio cartone, il mio cartone.